Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, bentornati soprattutto agli amici dei pesci e agli amici con l'ascendente pesci e benvenuti al grande oroscopo dei pesci del 2023. Innanzitutto mi scuso per l'attesa, ma la scorsa settimana, la sera che ho registrato l'Acquario, ho avuto di nuovo un calo di voce, proprio di voce, e quindi ho dovuto privilegiare l'oroscopo della settimana, quindi perdonatemi per l'attesa, però per chi arrivasse per la prima volta su questi video, io mi sto riprendendo da un lungo e pesante long covid che sarà l'età, ma è un po' duro da smaltire, quindi perdonatemi perché io spesso divento afona ogni tanto, quindi però passerà. E poi soprattutto siamo arrivati alla fine di questo fantastico viaggio all'interno dello zodiaco, l'abbiamo percorso per tutti i segni zodiacali per questo bel 2023, poi mi riposerò un pochino, ma adesso veniamo a voi. Allora, cari amici dei pesci, come ho fatto per tutti gli altri segni zodiacali, cari amici anche con l'ascendente pesci, la prima cosa a cui voglio portare la vostra attenzione sono i transiti di Mercurio retrogrado nel 2023. L'anno inizia con Mercurio retrogrado in Capricorno, quindi dal 1° gennaio. In realtà tecnicamente Mercurio sarà retrogrado dal 29 dicembre 2022 e sarà retrogrado fino al 18 gennaio. Questo anche la fine dell'anno, dal 14 dicembre, vedrà Mercurio in Capricorno e il pianeta, l'anno inizia con Mercurio retrogrado e l'anno finisce con Mercurio retrogrado, che sarà retrogrado dal 14 dicembre, Mercurio alla fine dell'anno, fino al 31 dicembre, e se non sbaglio poi diventa diretto il 2 o il 3 gennaio del 2023, poi insomma vedremo. E ci sono altri 2 moti retrogradi. Adesso, per chi non segue il canale e capita per la prima volta, spiegherò anche che cosa significa, però segnatevi queste date, quindi dal 1° gennaio al 18 gennaio 2023 Mercurio retrogrado in Capricorno, poi dal 21 aprile al 15 maggio Mercurio retrogrado in Toro. Quest'anno sarà tutto un anno di Mercuri retrogradi nei segni di terra, segno che le cose che dovremo sistemare saranno legate a cose concrete, proprio al nostro rapporto con la materia, con la praticità, proprio con il nostro senso pratico. Poi ci sarà un altro Mercurio retrogrado, quello a cui voi dovrete fare più attenzione, no? Forse quello più scomodo per il segno dei pesci, perché è molto razionale, molto metodico, quindi in quel periodo magari vi impedirà di svolazzare, di navigare nei sogni come piace a voi, come la vostra creatività ha bisogno di esprimersi. Ci sarà un Mercurio retrogrado in Vergine dal 24 agosto al 15 settembre e poi di nuovo l'ultimo Mercurio di nuovo in Capricorno dal 14 dicembre al 31 dicembre. Quindi Capricorno, Toro, Vergine, Capricorno, questi sono i 3 segni di terra. E perché stiamo dando tanta attenzione a Mercurio retrogrado? Perché, per chi capitasse per la prima volta sul mio canale, quando Mercurio è retrogrado non si dovrebbe esordire, non si dovrebbero aprire attività, non si dovrebbero fare proclami, annunci, non si dovrebbero fare delle comunicazioni ufficiali. Tecnicamente non è neanche il momento forse per dichiararsi a qualcuno o per licenziarsi. Diciamo che non è il momento per prendere iniziative che riguardino cose importanti. Certo, ovviamente, come qualcuno mi ha chiesto, posso discutere la tesi. Ragazzi, quella è stata decisa precedentemente, no? Sono date decise precedentemente, e poi ci mancherebbe che qualcuno vi dicesse di saltare una sessione universitaria per Mercurio retrogrado. Si va e si vede quello che succede, ma ripeto, è una cosa che è stata decisa in un altro momento. Quindi con Mercurio retrogrado, oltre a non esordire, non si dovrebbero prendere decisioni importanti, magari
c'è una spinta molto forte in realtà a farlo, perché proprio è uno degli effetti del moto apparente della retrogradazione di Mercurio, quello di essere un po' più irrazionali, un po' più impulsivi e quindi di non valutare tutti gli aspetti di determinate cose. Quindi spesso si fanno delle scelte, si prendono delle iniziative con Mercurio retrogrado che voi vedrete, insomma, comporteranno un dover ritornare, un dover mozzicarsi i gomiti a volte e un dover tornare diciamo sulla cosa più volte per cercare di sistemarla, perché insomma le cose che cominciano con Mercurio, quelle importanti, ma le cose che cominciano con Mercurio retrogrado sono sempre un po' così, no? Perché? Perché questo è un transito, diciamo un tipo di energia legata a questo transito che è molto utile per far sistemare le cose del passato. È come se l'universo in quel momento sospendesse il tempo e invece di mandarci nel futuro, volendo ci desse la possibilità, quindi è una grande occasione, no? Ci desse la possibilità di guardare al passato e di sistemare cose che rimergono. Per quello a volte, come dire, guardiamo Mercurio retrogrado, ma anche ad altri pianeti retrogradi come uno spauracchio, perché può spuntare qualcuno a cui non abbiamo chiesto scusa, qualcuno a cui dobbiamo qualcosa, magari restituire qualcosa, oppure qualcuno che dobbiamo gestire in una maniera diversa, perché vuol dire che è importante per la nostra evoluzione e per il nostro percorso no, evolutivo affrontare. Quindi è molto utile e voi vedrete che spunta sempre qualcosa dal passato. Questa volta sarà particolare perché è un Mercurio congiunto a Plutone in Capricorno, che nel vostro caso, allora se volete approfondire ancora di più diciamo gli aspetti di Plutone in Capricorno sul canale ci sono 2 video su proprio Plutone, sul lungo tragitto dal 2008 al 2024, novembre 2024 uscirà definitivamente dal segno e poi c'è un video attuale che va da ottobre, diciamo fino a maggio da ottobre 22 a maggio 2023, che diciamo contestualizza il momento, però è molto utile secondo me il transito, anche diciamo il video quello lungo, perché noi non sappiamo se torna, visto che il transito è molto lungo e visto che questo Mercurio retrogrado ad inizio anno e anche alla fine dell'anno del 2023 porta a galla qualcosa che non abbiamo aggiustato diciamo dal 2008 ad oggi, noi non sappiamo se è recente quello che può emergere oppure se è qualcosa che è un po' più legato al passato, quindi agli anni più vicini al 2008. Fatto sta che riguarda nel vostro caso il rapporto con le amicizie, con le persone, con l'entourage, quindi diciamo il modo in cui voi vi rapportate con gli altri, anche il tipo di persone, diciamo il tipo di frequenza vibratoria con cui instaurate rapporti e annetete persone al vostro team. È probabile che ci sia una purificazione anche di vari punti di riferimento che finora sono stati determinanti per voi e di cui la cosa forse marinava da tempo, oppure potreste avere delle illuminazioni, ma in maniera abbastanza repentina potreste liberarvi di persone coach, commercialista, proprio figure storiche anche, amici storici, punti di riferimento, mentori, non so come dirvi, no? Tutte persone sulle quali lo psicoterapeuta, persone, il vostro avvocato di fiducia, insomma varie persone del vostro team, anche il social media manager, varie persone del vostro team. Se siete dei ragazzi probabilmente si parla di amici di classe, di compagni di squadra, di tipo di amicizie che frequentate. Se siete delle persone che lavorano in squadra, proprio parla dei colleghi, degli amici, poi soprattutto gli amici in generale, è una cosa, se lavorate a progetti, anche il modo in cui vi approcciate ai progetti, nonché una revisione totale proprio dei progetti che avete. Quindi nel vostro caso può essere veramente determinante e tra l'altro sicuramente va bene, abbiamo già detto, non mi voglio soffermare perché il pesce molto sentimentale potrebbe dispiacersi, però
ci sarà una selezione, no? Una grande epurazione delle amicizie, ovviamente ci sarà una revisione dei progetti e non vi spaventate se all'inizio, no? All'inizio dell'anno le cose accadono un po' troppo velocemente, perché voi anche se sapete le cose, anche se magari avete inquadrato con la vostra grande sensibilità delle persone, dei punti fallaci nelle vostre amicizie, nei compagni di scuola, nei colleghi, magari anche nei punti di riferimento, magari aspettate di essere pronti prima di liquidare, no? Prima di salutare una persona, ok? E quindi voi avete bisogno dei vostri tempi. Con Giove in Ariete l'inizio dell'anno potrebbe chiedere, sollecitare delle decisioni, ok? Oppure aumentare un'impulsività che di solito non avete. Ma non vi spaventate, perché questo fantastico processo di Mercurio in Capricorno, che tra l'altro Mercurio entra, questo sarà un transito straordinario, Mercurio entra nel segno del Capricorno il 6 dicembre, quindi un mese prima, no? E poi diventerà retrogrado dal 29 e starà nel segno del Capricorno, quindi continuando a fare la congiunzione su Plutone fino al 5 febbraio. Quindi immaginate, no? Immaginate i primi mesi, il primo mese, una settimana, i primi 40 giorni. Ci sarà sicuramente una selezione di queste persone. Non vi spaventate, perché dal 7 marzo avverranno, quando Saturno entrerà nel segno dei pesci, arriveranno a voi tutte le figure chiave, tutti i punti di riferimento migliori che voi possiate avere, e saranno questa volta, adeguati alle vostre aspettative e al percorso che adesso dovrete fare. Quindi è un momento, cioè si sa, no? Cioè non vi spaventate, è normale. Allora, essendo una persona, io con molti pianeti nel segno di fuoco non mi spavento, scusatemi se mi sentite incerta, sto cercando di trasmettervi la tranquillità di quello che vedo, comunicandovi però l'alternanza di momenti nei quali potreste sentirvi disorientati. Sappiate sempre che quando si sale di un gradino c'è un momento, deve esserci un momento nel quale si perde l'equilibrio, fa parte proprio dell'ascesa e dell'evoluzione e del salto quantico che voi assolutamente andrete a fare, perché questo sarà un anno assolutamente interessante e costruttivo. Però parlando di cose positive, è chiaro che c'è una rivalutazione dei progetti e dei colleghi, degli amici, dei punti di riferimento, anche in vista di novità lavorative e nuovi introiti. Proprio è come se iniziasse l'anno con una nuova fase, proprio una rivoluzione, nuovi introiti e nuove fonti di denaro che il 2023 vi porterà. Ovviamente queste non sono cose nuovissime, io già ve l'ho detto, voi state già marinando delle cose, avete già intuito, sapete già probabilmente dove andare, già dal 2022, che è stato rivelatore di tante cose, no? Vi ha fatto, c'è chi è già arrivato sul ciglio della strada da compiere, che poi Saturno stabilizzerà nel 2023, c'è chi ha cominciato a vedere qualcosa, ok? Non vi spaventate se il 2023 con il transito di Giove non vi ha portato una rivoluzione copernicana, perché dipende da come ci arrivi e se qualcuno era stanco, se qualcuno ha avuto degli stress pregressi, magari con Giove si è semplicemente ricaricato e ha cambiato la visione. E credetemi, già aver cambiato la visione è il grosso, no? La parte principale della nuova vita che uno si aspetta, e nel 2023 avrete tutte le circostanze. Quindi i primi 3 mesi dell'anno sono fondamentalmente di preparazione, di rielaborazione di qualcosa che già è partito o in concreto o soltanto psicologicamente, ma non sono sorprese, ok? Quindi fino al 7 marzo, fino al 24 marzo, perché sono 2 date importanti, probabilmente sentirete proprio cambiare l'aria dal 24 marzo,
ci sarà una rielaborazione e selezione dei punti di riferimento, delle amicizie, però io lo sottolineo, dei progetti che poi porteranno delle nuove entrate, ragazzi, perché è un anno di soddisfazioni lavorative ma anche di cambiamenti, e ve lo anticipo soprattutto nei primi 5 mesi, perché l'anno, oltre ad iniziare con Mercurio retrogrado che vi fa aggiustare un po' il tiro, inizia anche con di nuovo il ritorno di Giove in Ariete, che porta novità proprio di prospettiva e di finanze. Quindi i primi 5 mesi saranno di rinnovamento, di incontri fortunati. Poi ci sarà una fantastica luna nuova nel segno dei pesci, proprio quando il sole ha fatto l'ingresso nel mese del vostro compleanno, e lì quella luna nuova in pesci, che è congiunta a Saturno, che manca di un grado per entrare nel vostro segno, anticiperà qualcosa, una scintilla di intuizione, cambierà l'energia e le cose assumeranno dei confini e dei contorni molto più netti e meno confusi, perché Giove in pesci nel 2022 ha portato tanto, ma era talmente tanta l'ondata emotiva e il sogno che ha confuso un po'. Quindi il trend di quest'anno, anche se molti sono spaventati dall'arrivo di Saturno sul Sole o sull'ascendente, fondamentalmente rappresenta la chiusura di un ciclo di vita iniziato tra il 94 e il 96, tra fine 93 e il 96, e l'inizio di un nuovo trentennio. 1. 2. Saturno nel segno zodiacale o sull'ascendente fondamentalmente elimina tutte quelle che sono nel vostro caso delle illusioni, o tutte quelle situazioni che magari rappresentavano un sogno, un'immagine, un ideale, una convinzione. Qui parliamo molto di questioni psicofisiche, ma che non hanno linfa vitale necessaria per continuare ad esistere nella vostra vita, ok? Quindi rimane tutto quello che ha motivo di esistere, vibra con voi, non è un'illusione, ma vibra la vostra frequenza, quindi sicuramente, inevitabilmente, c'è una pulizia della realtà da quelli che sono i falsi ideali, i sogni ad occhi aperti che magari no, quindi non è detto che sia un transito particolarmente sfidante, a meno che la persona non si sia cullata di illusioni eccessive, ok? Quindi stabiliamo questa verità assoluta, che con Saturno in pesci quelli che dovessero soffrire molto dovranno, come dire, fare i conti con se stessi, perché probabilmente hanno nutrito la propria realtà di convinzioni, di scelte, di direzioni che non erano all'altezza delle loro aspettative e non vibravano alla loro frequenza. Quindi il transito di Saturno è anche molto utile non solo per crescere, per rendersi conto di cosa funziona e di cosa no, quindi è un transito molto educativo, molto è portatore di grande maturità, di grande consapevolezza, e soprattutto vi insegna a gestire quel grande fiuto che avete voi, perché voi siete dei grandi sognatori, ma avete anche percezione, se riuscite ad ascoltarvi, di quello che è fattibile e da cosa non lo è. Ed è lì che è la chiave per vivere bene il transito di Saturno in pesci. Quelli che lo percepiranno maggiormente, io questa cosa devo dirla, saranno gli ascendente pesci. Ragazzi, per voi inizia un triennio che finirà nel 2026, nel marzo 2026 se non erro, che probabilmente vi farà cambiare rotta, e probabilmente quello che gran parte della vita che svolgete adesso potrebbe subire delle variazioni. Quando Saturno ritorna all'ascendente, la vita delle persone diciamo che si trova ad un bivio. Se avete investito nella direzione giusta, verrete consacrati come personaggio pubblico,
nel ruolo e nel lavoro dove avete investito. Se avete investito nella famiglia potete diventare genitori, nonni, si aumenta proprio di status, cioè si matura, no? Si cresce, si aumenta di potere, quindi se facevate un lavoro che era quello giusto per voi sarete sicuramente promossi e avrete uno status e un potere maggiore, ok? Un riconoscimento da parte degli altri. Quindi c'è anche chi alla fine della carriera lavorativa magari con Saturno sul Sole non diventa genitore, non viene promosso, non diventa direttore, non diventa caporeparto, ma magari va in pensione. Quindi sono svolte importantissime. Può anche capitare, però, sempre perché siete a un bivio, cari ascendente pesci, che con Saturno vi rendiate conto che la direzione che avevate intrapreso non era quella giusta per voi, ma si trattava appunto di un ideale, di una convinzione, di un sogno, ma andava cambiata. Perché Saturno fa anche questo, potreste cambiare lavoro, ruolo, città, rimettervi a studiare. Sono tante le cose che possono accadere. In questi 3 anni sappiate che siete in fase di rinnovamento, ma dicevo, avete questo Saturno in pesci, viene anticipato da una luna nuova in pesci che ovviamente coinvolge sia il Sole che l'ascendente. Poi il 3 Saturno lascia definitivamente il segno dell'Acquario, vi tornerà fra 27 anni circa, 26-27 anni circa, entrerà nel segno dei pesci. Il 24 sentirete probabilmente la spinta vera, perché il 24 Marte entrerà nel segno del Cancro, nell'amico Cancro, formerà uno strepitoso trigono con Saturno, con l'energia di Saturno, e lì ci sarà l'impennata. La prima cosa che potrebbe accadere, quello è un momento di grande creatività, dal 24 marzo fino al 20 maggio, un momento di grande forza, di grande creatività, di grande energia, di grandi scelte, di grandi divertimenti, è un momento veramente di vitalità e di fortuna assoluta, ed è un momento molto bello per l'amore. Lì veramente potreste iniziare, allora per chi ha già un sentimento, lì potrebbero esserci, quindi dalla fine di marzo 2023, delle svolte importanti in ambito sentimentale. Chi ha già una frequentazione, insomma, può vederne gli sviluppi. Chi è single può finalmente conoscere qualcuno che gli fa battere il cuore e che lo coinvolge. Quindi dal 24 marzo al 20 maggio, 2 mesi, Marte in Cancro, trigono a Saturno, soprattutto nella prima parte del transito, quindi fine marzo e aprile, sarà molto generoso in questo senso. Per le persone impegnate c'è chi potrebbe aspettare un bambino, c'è anche per chi è già impegnato, potrebbe esserci il momento, diciamo, potrebbe essere arrivato il momento di iniziare ad avere una gravidanza. E invece per chi ha delle storie traballanti che vengono dal passato, potrebbe esserci un momento di incertezza, perché potrebbe arrivare, ripeto, no? In questi 2 mesi, proprio con la primavera, con l'arrivo della primavera, potrebbe arrivare qualcuno che mette in discussione la storia. Ci sono storie che vanno in crisi e ci sono storie che crollano, e tutto questo lo decide Saturno, quindi lo vedrete nel corso del tempo. Noi adesso non possiamo saperlo perché significherebbe sostituirsi al vostro libero arbitrio, invece questo è il libero arbitrio, la vita ci propone degli incontri e noi decidiamo cosa fare. Okay? Se seguire l'amore, se capire che è un colpo di testa, se capire che la persona che abbiamo a fianco merita. Da tutte queste valutazioni, no? Andiamo incontro al nostro futuro, ed è questo che è il mix fra destino e libero arbitrio. Però questi incontri, se anche non dovessero mettere, come dire, a rischio reale una coppia, porteranno un cambiamento interiore, ulteriore, nel vostro modo o di guardare alla coppia o di guardare alla vita. Sarà un'occasione, la primavera del 2023, molto profonda e molto utile per conoscere meglio quello che avete dentro, perché il giorno in cui Marte lascerà finalmente il segno dei Gemelli ed entrerà nel segno del Cancro, Plutone
entrerà nel segno dell'Acquario, è qualcosa di storico, non accadeva da 150 anni circa, e ragazzi ci sarà 3 mesi, dal 24 marzo all'11 giugno. E lì sentirete proprio che mentre la vita vi porta sfide, cioè mentre la vita va a gonfie vele, sfide positive, cose entusiasmanti, occasioni entusiasmanti, progetti, creatività, voi vi sentirete diversi e inizierete probabilmente, nonostante le grandi cose che vi arrivano, a iniziare a coltivare un vero senso della libertà e dell'indipendenza, e forse scoprirete che quelle cose che negli ultimi 3 anni con Saturno in Acquario vi hanno fatto sentire soli, in realtà erano una preparazione a quella che è la vera libertà. Per voi questo accenno di Plutone in Acquario, che ripeto quest'anno farà soltanto 3 mesi nel segno, poi tornerà nel 2024, ne riparleremo in seguito, per voi indica una trasformazione incredibile, interiore, che ragazzi fra 15 anni, che è un preludio, perché fra 15 anni Plutone entrerà nel segno dei pesci e lì chissà quale meraviglia avrete creato, perché un Plutone in Acquario vi renderà ogni giorno briciola, mollichina per mollichina, pensiero dopo pensiero, liberi e capaci di attingere a quell'immenso potere creativo che è dato al segno dei pesci, all'ascendente pesci, e che però passa sempre per la riconnessione fra cielo e terra. Quindi è un momento in realtà, a mio avviso, benedetto. Quindi gli eventi che accadranno nella primavera del 2023 all'esterno vi trasformeranno, e soprattutto voi avrete la grande capacità e la grande maestria di saperli leggere. Quindi è chiaro che Giove in Ariete porterà un disorientamento, perché è come se voi aveste una voglia matta di indipendenza, una voglia matta di fare cose in maniera diversa, e quindi dovrete capire, no, in quei mesi se la persona che avete a fianco regge, se chi vi ha prospettato regge, diciamo, quel cambiamento, no? Riesce a seguirvi, insomma bisognerà, se la persona che avete incontrato è quella giusta per questa voglia di indipendenza o se è soltanto un palliativo per soddisfare un colpo di testa, no? Ci sarà un momento di incertezza, ma tranquilli, perché poi prima c'è una fase di revisione, dal 21 aprile, come dicevamo, al 15 maggio c'è un Mercurio in Toro, grande amico del segno dei pesci, grande amico dell'ascendente pesci, che vi aiuterà 15 giorni, 20 giorni, quanti sono, a sistemare, cioè quella fase di non tempo tra fine aprile e prima quindicina di maggio, nel quale avrete il modo di bilanciare il vecchio e il nuovo, prendere le decisioni, non proferite parola se potete, non comunicate quello che state pensando, non almeno in maniera ufficiale, fino al 15 maggio, poi dal 15 maggio inizia quella che secondo me è il vostro paradiso in terra. Perché? Perché voi avete la fortuna di vivere il transito, il primo anno di Saturno sul segno, sull'ascendente, aiutato, coadiuvato, attutito no? Da un fantastico Giove in Toro dal 16 maggio del 2023, direttamente senza senza ritorni in Ariete fino a maggio del 2024, e vi porterà tanta stabilità e l'ufficializzazione di chi volete essere nel mondo, perché da Giove in Toro, quindi dal 16 maggio, beccherete anche gli ultimi 2 mesi del nodo nord, che poi passerà in Ariete il 19 luglio. Ragazzi, voi avrete capirete, svilupperete un modo di comunicare al mondo diverso, quindi se lavorate nella comunicazione ci sarà un cambiamento, ma positivo, ragazzi, fortunato, positivo, proprio foriero di abbondanza, di bellezza, di creatività, di stabilità, cioè le cose che iniziano con il sestile tra Giove in Toro e Saturno in Pesci hanno del meraviglioso, e quindi io vi annuncio che tra
Il 20 maggio e guardate, è ottobre, il 5 ottobre, voi avrete, grazie a Marte e Leone e alla lunghissima sosta di Venere in Leone dal 6 giugno, scusatemi, al 5 ottobre, voi avrete un momento lavorativo di successo, di organizzazione, di risultati, di prestigio ruggente, veramente, veramente ruggente, veramente interessante. Quindi è lì nella parte centrale dell'estate, non so quali grandi prospettive possano arrivarvi lavorativamente parlando, ma inizierete proprio, lì chiuderete un cerchio e ne inizierà un altro molto 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 fortunato per le finanze e per l'indipendenza. Lì chiuderete un cerchio legato al precedente ciclo di Giove in Ariete che era iniziato tra il 26 dicembre 2024 e giugno 2026. Se cercate di fare un recap e tornate indietro con la memoria, voi vedrete che in quegli anni, in quell'anno e mezzo, probabilmente si è inaugurata una fase di vita che è arrivata fino ad oggi, che si conclude il 19 luglio con il ritorno del nodo nord in Ariete. Una fase si conclude abbastanza sofferta per quelle che sono state le vostre relazioni di coppia, la vostra dipendenza o meno dagli altri, da qualche dipendenza, da difficoltà economiche, cambi continui di rotta. Quella fase è veramente decadente, è stata decadente per tutti, ragazzi, non soltanto per voi. L'universo non ha punito nessuno e ha insegnato a tutti, no? A tutti i segni zodiacali, a tutte le persone che hanno vissuto quell'impegnativa fase, perché all'epoca il nodo nord, quando tornò nel segno dell'Ariete, che è un segno che, ragazzi, è battagliero, cioè si inaugura un ciclo che è battagliero, che ovviamente Sava Sandir ha nuovi inizi in sé perché nasce nel segno dell'Ariete, però all'epoca si quadrò con Saturno in Cancro e quindi il nuovo ciclo che iniziava mise in discussione, a repentaglio tutti i rapporti familiari, tutti gli atteggiamenti e le dinamiche legate ai clan, al karma familiare. Insomma, diciamo che tutti hanno scontato karma familiare in questi 18-19 anni e voi, ognuno in un settore diverso, no? Cioè ognuno ha vissuto quelle esperienze vedendo che si riflettevano su uno specifico settore della propria vita. Diciamo che a voi a livello di finanze, di rapporti, di potersi fidare delle persone, di potersi appoggiare, insomma, ha creato cambiamenti continui, ok? Perché man mano avete decomposto, destrutturato, rivivendole sulla vostra pelle, delle dinamiche familiari che sono capitate a voi per eredità. C'era Saturno in Cancro e Saturno in Cancro, quando già Saturno in Cancro è Saturno in Cancro, no? È karma nelle dinamiche familiari. Quando si scontra con il nodo nord è ok, adesso iniziamo a fare sul serio e ci si lavora. Adesso Saturno è in Pesci, non forma nessuna quadratura con il nodo nord che torna nel segno dell'Ariete, formeranno un semisestile, è una cosa tecnica molto piccola, molto lieve, positiva, ma fondamentalmente non dà come a dire che quel discorso è chiuso e questo ventennio che si inaugura con questo nodo nord che vi porterà a trovare la stabilità in molte cose non porterà assolutamente quegli scossoni. Quindi adesso siete voi, la vostra persona che si deve rinnovare, che può essere libera finalmente di essere chi vuole. Perché? Perché ha pagato il suo conto con il passato e con il karma. Quindi in realtà è un momento molto molto propizio, bisogna solo essere aperti al cambiamento e avere fiducia nella vita e non cercare di trattenere qualsiasi cosa, perché altrimenti cadiamo giù con loro. Quindi, tornando alla previsione proprio pratica, abbiamo
Marte e Leone dal 20 maggio al 10 luglio, con Venere che entra in Leone il 6 giugno, vi resterà fino al 5 ottobre con un moto retrogrado dal 24 luglio al 5 settembre. Là ci sarà un momento di revisione quando Venere è retrograda, o dei rapporti interpersonali o di scelte artistiche, creative. Non è Mercurio, Venere retrograda, sicuramente se volete fare delle scelte definitive dovete aspettare, è preferibile aspettare il 5 settembre che Venere torni diretta e che abbiate il quadro della situazione ben definito, no? Perché magari decidere con una Venere retrograda da una sola settimana è come non dare il tempo ad un piatto di cucinarsi, no? Come tirare fuori un arrosto prima dal forno, ecco, quindi no, potrebbe non essere quello che ci si aspettava. Quello è un momento, quindi da maggio fino a ottobre, un momento di creatività e di soddisfazione professionale, prestigio personale strepitosi. È anche un momento molto appassionato, la fase dell'estate è anche una fase, insomma, di grande passione, di grandi amori, di grandi incontri. Se avete delle storie precedenti, anche lì, insomma, si potrebbe avere un desiderio di guardarsi intorno in maniera molto interessante. Poi quello che farete di quegli incontri lo deciderete voi, e vi dico anche quando lo deciderete. Ci sarà una luna piena in Pesce il 31 agosto, si farà opposta a Marte, che dal 10 luglio, ecco, dal 10 luglio inizierà la fase, diciamo, quella aspra, quella troppo razionale, quella molto razionale, nella quale forse dovrete mettervi in riga se insomma, no, avete avuto occasione di svolarsi. Magari il partner, se c'è, potrebbe mettervi in riga, o comunque sarà arrivato il momento di scegliere. Voi sappiate che quando vi dico mettervi in riga significa che se voi avete più scelte interessanti, magari quella passata è qualcosa di futuro, qualcosa di nuovo, e non decidete ma vi sollazzate perché insomma l'universo è molto generoso visto il cielo, quando la situazione è satura, cioè quando l'universo sa, perché l'universo è perfetto, che avete avuto il tempo necessario per decidere e che se non lo fate, insomma, vi state un po' approfittando della situazione, ecco che dal 10 luglio fino al 10 ottobre circa, credo, no ragazzi, dal 10 luglio fino al 15 settembre, dal 10 luglio fino al 15 settembre è quel momento nel quale c'è da fare ordine nei rapporti, che siano rapporti lavorativi, che siano rapporti sentimentali. Se non lo fate voi, potreste essere messi in riga, ok? Quindi quello è il momento. All'interno di questa fase ci sarà Mercurio retrogrado. Tra il 24 agosto e il 15 settembre ci sarà Mercurio retrogrado. Se dovete firmare contratti, a meno che non si tratti di un qualcosa di brevissimo, se dovete firmare contratti importanti o prendere decisioni importanti per quanto riguarda le coppie, aspettate il 15 settembre. Ragazzi, assolutamente aspettate il 15 settembre. Perché finché Mercurio sarà retrogrado sarebbe meglio pensare, vivere, vedere come vanno le cose e non decidere impulsivamente. Quindi o se siete sicurissimi del fatto vostro, o comunicate e prendete decisioni prima del 24 agosto o aspettate il 15 settembre. Questo è il consiglio, veramente è il consiglio migliore che posso darvi, ok? Saturno, volevo dirvi anche che Saturno sarà retrogrado dal 20 giugno fino al 4 novembre, quindi se sentirete una fase
magari, ecco, Saturno retrogrado vi fa succedere un sacco di cose, però è come se vi desse la situazione di essere bloccati, ok? Può fare questo, quindi avete tantissime opportunità e come una vocina interiore che vi dicesse aspetta a decidere. Cioè poi dipende dal tema natale, chi dovesse sentire questa cosa, quindi avere tantissime opportunità e viverle ma sentirsi non proprio certo, sappiate che è per via di Saturno retrogrado, che poi il 4 novembre si rilancerà in moto diretto e quindi vi farà finire l'anno con... Però ripeto, Saturno è un discorso di tempo, è molto legato al tempo, alla percezione del tempo, dilata, quando è retrogrado dilata semplicemente, nel vostro caso retrogrado in pesci, non blocca tanto gli avvenimenti esterni, per questo vi dico che avrete un'estate sfolgorante dal punto di vista passionale e lavorativo, blocca i sentimenti, come se voi ci metteste più tempo a innamorarvi, ad essere decisi, come se l'emotività fosse frenata e in realtà anche se da un lato non vivere le emozioni ad ottave altissime con le mareggiate forza 8 che vivete voi vi può lasciare scontenti, no? Perché voi vi nutrite di quel trasporto, di quelle emozioni, anche se non c'è quello, in realtà è una benedizione perché tenendo a freno l'emotività vi dà la possibilità di scegliere non solo in base alle emozioni, ma anche a quello che è meglio per voi. Perché ragazzi, sul mondo nella terza dimensione, in 3D, non solo di emozioni si vive, bisogna anche, come dire, vedere dove sta la stabilità, ok? Perché poi siete quelli a cui se non c'è una sorta di concretezza, se non c'è una sorta di comfort nelle cose, poi la patite, perché comunque il segno dei pesci è governato da Giove, quindi esaltazione di Giove, quindi è fortunato e quindi ama le cose, ma è anche esaltazione di Venere. E quindi ricordate sempre che una parte della vostra personalità non è spartana, quindi non ama rinunciare a comfort, a coccole, ama stare bene e quindi sì, occhio, vanno bene i colpi di testa, ma va bene anche insomma essere un attimo saggi e lungimiranti e voi potete farlo benissimo. Quindi se dal 20 giugno al 4 novembre doveste vedere cose meravigliose fuori e non impazzire, in realtà è Saturno retrogrado, ma è un gran bene, ok? Quindi avrete anche il tempo di vedere anche con lucidità, sia lavorativamente parlando, quale occasione è meglio per voi, migliore per voi, ma anche sentimentalmente parlando, riuscirete a valutare nuovi incontri con occhi più lucidi, proprio perché il cuore non è impazzito e non si è fatto travolgere, quindi un momento, secondo me, strepitoso. Poi abbiamo interessantissima ancora l'autunno. Dopo questa parte intensa dei piani con Marte dal 10 luglio con Marte in Vergine dal 10 luglio al 28 agosto, il Mercurio retrogrado, dopo questa parte intensa, motivo di decisione, anche di rimettersi un po' in riga, se si era partiti un po' troppo, no? Così. Con baldanza, con baldoria, dopo questa piccola fase c'è un momento molto bello legato proprio alla crescita personale, al superamento di limiti personali, come se tutto quello che voi aveste vissuto fino a ottobre vi servisse per fare, come se la vita facesse tutto un conto, non so come dirvi, ma dal 12 ottobre fino al 24 novembre, e in quel periodo ci sarà anche Saturno che ritorna diretto. Perché ritorna diretto durante quel transito? Perché voi avrete la consapevolezza necessaria, questa è la seconda parte dell'anno in cui Marte
forma un trigono con Saturno ed è strepitoso, quindi avete prima Marte in Cancro dal 24 maggio dal 24 marzo al 20 maggio e poi Marte in Scorpione dal 12 ottobre al 24 novembre. Qui la vita farà tutto un conto, come se il vostro cervello, i vostri corpi sottili avessero uno sprint, avessero un risveglio della consapevolezza e tutto quello che avete vissuto, che avete imparato, vi svegliaste una mattina e avesse un senso completo e voi sapeste dove andare. Ovviamente questa cosa non è soltanto un risveglio della coscienza e un ampliamento della visione, una centratura, è qualcosa che si traduce in un avanzamento. Quindi qui o partite per un viaggio importante o fate un corso molto importante di formazione che avrà degli sviluppi, ragazzi, lavorativi successivamente, ulteriori sviluppi lavorativi. Forse è il momento nel quale riprendete un corso di formazione, la laurea, tornate all'università oppure finalmente discutete la laurea, cioè questo oppure partite per l'estero, questo è un momento chiave, è un momento di svolta, è un momento assolutamente diciamo proprio positivo, è strepitoso e le cose che imparate, apprendete in questa fase dal 12 ottobre al 24 novembre rappresenteranno con quel trigono con Saturno un bagaglio personale di crescita strepitoso. Se avete un rapporto importante con l'estero o con la cultura, questo è un momento molto interessante di cambiamento, di consacrazione, proprio questo è un upgrade, un autunno veramente, ragazzi, strageneroso. Non temiate, perché so che lo leggerete in giro, che Marte sarà opposto a Giove, quindi qui l'unica cosa che si rischia sono le spese. Perché? Perché avrete Saturno in Pesci e anche Nettuno che si mettono in mezzo all'opposizione Giove-Scorpione e formano quello strepitoso punto di Talete, che è quel pianeta che si prende il meglio, no? Che si mette in mezzo a un'opposizione, prende il meglio e il vostro Sole in Pesci, il vostro ascendente Pesci, da quella situazione, come dire, di polarità prenderà veramente il meglio. Ci sarà un avanzamento, guardate, autunno e primavera sono dei momenti dall'energia, dalla gratificazione, dalla fortuna veramente, veramente strepitosi. Ovviamente dopo questo autunno di grande avanzamento, di grandi consapevolezze, il 24 novembre Marte entra nel segno del Sagittario e lì ci saranno delle esperienze lavorative molto interessanti, molto remunerative, probabilmente legate con una realtà estera o comunque lontana da casa vostra. Se siete degli sportivi partirete per qualcosa di molto impegnativo per fare una gara, cioè è un momento molto interessante, ripeto, molto remunerativo. L'anno si riconclude con Mercurio a dicembre che entra nel segno Mercurio in Capricorno, vi dico il 2 dicembre Mercurio entra nell'amico Capricorno, ritorna su Plutone, quindi fa un recap di quel discorso con cui l'anno finisce facendo un recap di dinamiche, di situazioni legate all'inizio dell'anno del 2023. Mercurio è nell'amico segno del Capricorno e diventerà retrogrado dal 14 dicembre, come dicevamo, fino al 31. Poi, se non erro, già a gennaio 2024, ma tipo il 3, tornerà diretto. Sì, il 3 tornerà, cavallo tra il 2 e il 3, Mercurio tornerà diretto. Che significa? Che negli ultimi 15 giorni del 2023 si risolvono le cose che non siete riusciti a mettere a punto dell'anno appena trascorso o tutto quello che dovete
vi si rimette per le mani, ritorna nella vostra vita, ma è quel momento di non tempo utile per guardare al passato, nel quale non fate colpi di testa, non esordite, non fate proclami, non prendete decisioni importanti della vita, aspettate il 3 gennaio, volendo anche, no, aspettate il 6 gennaio che è meglio, così, tecnicismi che mi balzano agli occhi per prendere decisioni e per ufficializzare le cose, quindi saggezza, ok? Forse è meglio divertirsi senza fare cose molto impegnative negli ultimi 15 giorni dell'anno come nei primi 18. Quindi ricordatevi Mercurio retrogrado e poi insomma vivete la vostra vita ascoltando il cuore, soprattutto guardando quello che accade, perché questo è l'anno del destino. 2023, 2024 e 2025 sono gli anni del destino per i pesci e per l'ascendente pesci. C'è Giove che vi dà una grandissima mano come un amico fidato che vi guarda, come l'angelo custode che vi guarda alle spalle, quindi voglio dire, meglio di così non poteva esserci. Io vi aspetto nei commenti, certo non adesso, ma man mano che le cose accadono, e mi raccomando, prudenza quando c'è Mercurio retrogrado nel prendere decisioni, perché è fondamentale. Ragazzi, io vi auguro un anno strepitoso, voi avete atteso tanto, c'è anche Saturno, ma io sono certa che la combo Giove in Toro e Saturno in Pesci strabilierà tutti, sia a livello mondiale che voi nella vostra vita. Quindi un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, vi aspetto nei commenti e vi auguro un buon 2023. Ciao a tutti!